Occhio di lince, ciao, sono Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni, un specialista in neurologia funzionale. Oggi lo faremo una lezione in base a una struttura molto complessa che è il sistema vestibulare. E Anna Paola, la mia moglie e la mia aiutante in questa lezione, vi darò una piccola spiegazione, per cui lo faremo i soliti esercizi di mobilità, ma un po' più complesse, per cui utilizzeremo sia gli occhi che il vestibolo, quindi viso vestibulare, per dare esattamente delle input al mio cervello, quindi al mio sistema nervoso, per creare esattamente delle connessioni nuove per migliorare poi la nostra pratica dello yoga. Bene, ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale e di accendere la campanella di avviso. Ok? Ora, Anna Paola inizierà esattamente a fare un movimento molto semplice e poi piano piano farà degli esercizi un pochettino più complessi. Lei farà 3 esercizi. Il primo lo farà un rocking. Rocking per cui è un movimento di avanti, indietro. Ok, lei farà, allora attenzione, metterà le dita dei piedi puntate, i polsi larghi come le spalle, il tratto lombare rilasciato, per cui un respiro addominale, quindi diaframmatico. Quindi tieni esattamente questa posizione come partenza. Bene, le braccia stese, va dietro con gli ischi verso i talloni e va avanti e indietro. Lei dovrebbe esattamente guardare verso l'orizzonte, guardando sempre la posizione delle spalle che vanno leggermente oltre ai polsi e facendo una respirazione naturale. Farà 12 ripetizioni per poi dopo portare a un livello leggermente quindi più avanzato. Bene, mi farà ancora 2 ripetizioni. 1 e 2. Una progressione. Solleverà le ginocchia di appena 2 centimetri. Solleverà le ginocchia di appena 2 centimetri e farà il movimento esattamente uguale. Questo è una progressione. Andare bene dietro con gli ischi verso i taloni. Ancora 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. È già un po' stanca. Ok? Adesso fai l'Uttanasana. Bene, le mani dietro, stendi le gambe, giù la testa, Uttanasana, intensamente in basso. Stendi bene le ginocchia, aprendo bene la parte posteriore delle ginocchia, attivando i muscoli dei quadricipiti, bene, intensamente in basso, il tronco. Perfetto, dita delle mani a coppa, la testa su e poi su in alto. Questo è il primo esercizio. Andiamo al secondo esercizio, molto semplice, ma bisognerebbe esattamente stare molto attenti, per cui lei farà degli arrotolamenti avanti e indietro con le mani alle ginocchia. Ok? Quelli che hanno già magari dei piccoli problemi dal sistema vestibulare inizierà con 1, 2, 3, 4 ripetizioni, si fermerà e poi via di seguito. Lei adesso ne farà 12 ripetizioni. Ok? Si sdraia, appoggia le mani alle ginocchia. Quando andrà indietro, butterà fuori l'aria, quindi farà una espirazione. Quando verrà su, farà una inspirazione. Indietro, le ginocchia si porteranno al petto e quando verrà su, il petto si porteranno verso le ginocchia. Gli occhi guardano sempre le dita dei piedi, gli alluci,
per cui la testa farà dei piccoli movimenti avanti e indietro, sia gli occhi che la testa, quindi darà un stimolo molto grande al sistema vestibolare. Vai. Espira, inspira. Inspira, 4. Guarda gli alluci del piede, gli alluci, e la testa si fa un piccolo movimento. Saranno 7, 8. 7, 8. 9. 10. 11 e 12 e stop. Ripeto, chi ha difficoltà in fare questo movimento potrebbe esattamente fare un movimento molto più semplice, che sarebbe giù a terra, vai giù con la schiena, prendi le ginocchia e fai un movimento piccolo, no? Alza la testa, stop. Esatto. Movimento ridotto. Ok? Questo sarebbe esattamente la regressione. Ok, perfetto. Su in alto e farà di nuovo Uttanasana guardando verso di là, piedi separati, un po' di più separati, ok? E giù in basso di nuovo le mani. E qui già vediamo che è scesa leggermente di più. I 2 esercizi che ha fatto ha cambiato già le strutture dell'Uttanasana, sia come fluidità ma sia anche come flessibilità. Quindi lo possiamo considerare un facilitante. 1 no, 2 facilitanti. Adesso si mette in Adho Mukha. Adho Mukha Svanasana, cammino con le mani avanti, bene, stendi le gambe, quindi porta il coccide là in cima, tendendo bene le gambe e flettendo una gamba e l'altra, cercando di portare sempre di più i talloni a terra. L'idea è proprio di stendere le ascelle, di andare le ascelle verso le tibie, di portare il coccide verso l'alto. Bene, stop, fermati, allarga bene le dita delle mani, le spalle ruotano dall'interno all'esterno, le scapole che scendono e tendere bene le gambe. Bene, bella rotonda, sollevati i talloni, Urdhva Mukha Svanasana. Ok, scapole che si avvicinano, il mento che va in alto e poi in alto. Scapole, attivazione, attivazione, attivazione e i talloni bello tesi indietro. Chaturanga Dandasana, fletti le braccia. Urdhva Mukha, inspira, espira Adho Mukha. Benissimo. Perfetto. Portare il respiro in questa parte qua, tratto lombare. Quindi si blocca leggermente l'addome, quindi si attiva l'addome e porta il respiro sulla zona dove ci sono i reni. Uttanasana. Di nuovo. Bene. Tendere bene le gambe, tendere bene le ginocchia, dita delle mani a coppa, la testa su e su in alto. Bene. Allora, l'abbiamo fatto. Lei ha fatto 2 esercizi come se fosse di neuro warm-up per facilitare successivamente quindi questa piccola sequenza. Adesso lo farà 2 altri esercizi incrementando ulteriormente gli stimoli per il sistema visio-vestibolare. Allora, Anna Paola farà 2 esercizi. Il primo si chiama egg row. Adesso Anna Paola farà leg row. Sdraiati. Il movimento parte dagli occhi, poi la testa, poi tutto il corpo. La testa si gira, gli occhi, la testa e leghiamo il tronco e le gambe. E continua. Quindi farà
12 ripetizioni, gli occhi, la testa, il tronco e le gambe. Ok. 6, 7. Se vedete c'è un movimento molto intenso del collo e un continuo movimento degli occhi e della testa. Per quelli che hanno difficoltà potete esattamente fare 1 o 2 ripetizioni, stop. Poi il giorno successivo altre 3 o 4 e poi via di seguito. Adesso l'ultimo esercizio per poi dopo proseguire la nostra sequenza di posizione di yoga. Allarga le gambe divaricate. Sempre la partenza prima con gli occhi, poi la testa, le mani e poi lasciate che le anche si muovono di conseguenza e poi anche i piedi. Vedete che poi prima parte con gli occhi, poi la testa, tronco, gambe e piedi. Ancora a destra e a sinistra. E farà ancora 4 ripetizioni. 1, 2, 3 e 4. Bene, allora nulla mi vieta di fare anche questi 2 esercizi all'inizio della lezione come neuro warm up, oppure sostituire, oppure modificare la sequenza di questi esercizi. Questo metodo, il yoga e neurologia funzionale, non vuole assolutamente sostituire il metodo già che voi utilizzate nello yoga. Anzi, vuole aggiungere altre informazioni, quelle che già uno conosce, quello che già il praticante conosce, ma di aiutare con delle informazioni, l'ultima informazione della neuroscienza che possono dare un aiuto alla pratica dello yoga. Ecco, adesso torniamo su e facciamo esattamente la parte delle sequenze di yoga. Ok, Uttanasana, intensamente giù in basso. Ora farà con le braccia conserte, quindi braccia incrociate, intensamente in basso. Lasciate proprio che il respiro vada dal tratto lombare verso le spalle e dalle spalle verso i gomiti. È come se tutta la pelle del dorso sciogliesse e andasse veramente verso la punta dei gomiti, intensamente in basso. Tende esattamente i muscoli del quadricipite, quindi sono attivati. Bene, in avanti cammina, in avanti Adho Mukha. Bene. Un po' più avanti con le mani, ancora più avanti, le braccia più strette. Ok, quindi polsi come le spalle come il bacino come i talloni. Molto bene. Adesso piccolo saltellino in avanti e Full Squat, che nella yoga si chiama Malasana, una posizione quindi variante della Malasana che l'abbiamo fatto in precedenza. Bene. E qui inseriamo un altro esercizio anche per il sistema visivo. Adesso con gli occhi guarda me, ok, e dall'altra parte. 2. Quindi anche nella pratica posso inserire qualche esercizio per il sistema visio-vestibolare. Ok, nella posizione utilizzo gli occhi come motore del movimento e poi il collo. 10, 11
e 12. Bene, appoggia le mani a terra, farai un salto dietro, Urdhva Mukha. Le mani, Urdhva Mukha. Pube verso le avambraccia e sulla testa. Perfetto. Attivo, attivo, stende bene le gambe, scapole unite, mento, testa verso l'alto. Bene, Chaturanga Dandasana. Inspira Urdhva Mukha. Espira Adho Mukha. Bene. Giù le ginocchia separate, alla fronte, relax, Virasana. Ok. In questo caso il respiro, le cosce, se vedete le cosce bloccano il respiro laterale, quindi dovete respirare solo sulla parte frontale dell'addome. Quindi mettete proprio l'attenzione sulla parte frontale. Bene. L'ultimo respiro, nell'espirazione indietro di nuovo, Uttanasana. Piedi separati. Dita delle mani a coppa, la testa su, dritta la colonna e su in alto. Bene, adesso vi farò vedere un esercizio di rilassamento alla fine della lezione, per cui se siete in coppia o se siete nel vostro studio di yoga, eccetera, e c'è una lezione e volete fare in coppia, questo qua è un ottimo esercizio. Mettiti in Virasana, quindi le ginocchia separate alla fronte, la posizione, quindi questa posizione che l'ha fatto per ultimo. Io vado a sedermi proprio dove c'è il suo bacino nella zona sacro, non sacro-lombare ma sacrale. Io scivolo con le mie nattiche verso le sue, okay? E mi sdraio sopra di lei. E porto le mie braccia da dietro. Prendi i miei polsi e tira leggermente. Posso rimanere qua un attimo o semplicemente anche stendo una gamba e l'altra. Rilasso le gambe e provo a respirare come lei. Quindi un respiro in sintonia. Lei respira maggiormente sul tratto, lei respira sulla parte posteriore del tronco, quindi sul dorso, io inspiro e espiro sulla parte anteriore. Bene, molla. Io appoggio le mani a terra, fletto le gambe, posso prendere la testa con una mano, con due, giro a destra e esco. E l'ho schiacciata appena appena un pochettino, ok? Abbiamo una piccola differenza di peso, ma, ma è andato tutto bene, no? Ok. Allora, per adesso è tutto. E volevo ringraziare Anna Paola, grazie, e ci vediamo